La sclerosi multipla è una malattia del sistema nervoso centrale, cervello e midollo spinale. Inizia spesso in età giovane adulta e dura tutta la vita, portando in molti casi, nel corso degli anni, ad una disabilità irreversibile. La sclerosi multipla colpisce la mielina, il rivestimento dei neuroni. Questo è un neurone, la cellula del cervello e del midollo spinale che trasmette i suoi segnali sotto forma di impulsi elettrici. La mielina è quel rivestimento, qui mostrato in giallo, che proprio come l'isolante dei fili elettrici permette al neurone di funzionare e lo protegge. Nella sclerosi multipla, la perdita della mielina porta, con l'andare del tempo, alla distruzione del neurone, che è responsabile della disabilità. Perché tutto questo avviene? Il cervello e il midollo spinale delle persone con sclerosi multipla sono sede di un incendio, un'infiammazione che distrugge la mielina e poi il neurone. Ed ecco qui il piromane, il linfocita. Il linfocita è un globulo bianco, una cellula del sistema immunitario, che ha una funzione molto importante di difesa contro i microbi che causano le infezioni. Normalmente il linfocita è buono e non attacca la mielina. Nella sclerosi multipla il linfocita si sbaglia, diventa cattivo, si moltiplica e va ad incendiare il sistema nervoso centrale. Non esistono cure definitive per la sclerosi multipla, perché non si conoscono le cause di questa malattia. Da qui è partita la nostra ricerca. Ci siamo chiesti: c'è qualcosa nelle persone sane che tiene i linfociti sotto controllo, evitando che diventino cattivi? Abbiamo deciso di studiare un altro personaggio del sistema immunitario, la cellula natural killer. È una cellula minacciosa che gira per l'organismo a caccia di cellule tumorali, cellule infettate da virus e cellule tumorali. Quando le incontra, le elimina con le sue armi ad alta precisione. Ci siamo chiesti se un'altra funzione della cellula natural killer possa essere controllare i linfociti. Abbiamo fatto un prelievo di sangue ad alcuni volontari sani. Abbiamo preso le cellule natural killer e i linfociti e abbiamo provato a metterli vicini. Inizialmente non succedeva niente, ma quando abbiamo dato ai linfociti uno stimolo perché si moltiplicassero, ecco che la natural killer li ha uccisi, sparando un proiettile molecolare chiamato granzima B. Pensiamo che questo sia un meccanismo di controllo che ci protegge da un eccesso di infiammazione, un antincendio naturale. Siamo poi andati a vedere come funzioni questo meccanismo nella sclerosi multipla. Abbiamo contato le cellule natural killer e abbiamo visto che il loro numero nella sclerosi multipla è normale e che riescono a uccidere normalmente le cellule tumorali e le cellule infettate da virus. Quando però abbiamo messo le cellule natural killer in contatto con i linfociti, sempre provenienti dalle persone con sclerosi multipla, dando loro uno stimolo perché si moltiplicassero, abbiamo visto che i linfociti innalzavano uno scudo molecolare, si chiama HLA-E, che bloccava le cellule natural killer. I risultati della nostra ricerca dimostrano che le cellule natural killer hanno anche la funzione, nelle persone sane, di tenere sotto controllo i linfociti e che questa funzione è compromessa nella sclerosi multipla perché i linfociti innalzano uno scudo che blocca le cellule natural killer. Questa ricerca può essere il punto di partenza per la creazione di medicine per la sclerosi multipla che, togliendo lo scudo ai linfociti, li rendano di nuovo attaccabili dalle cellule natural killer, in modo da bloccare l'eccessiva infiammazione che danneggia il cervello e il midollo e, in questo modo, prevenire la morte del neurone e quindi la disabilità.